How many times have you heard us talk about the power of food and its ability to bring people together? We truly believe it, and every time we come across stories like this, we become even more convinced. Rimane anche un po' un luogo di resistenza. E a volte diventa un'anarchia. Colpo di fulmine, un amore improvviso. Mercato Albani is not your typical tourist market. Here, food has transformed an entire neighborhood, creating a living, intergenerational and multicultural ecosystem. But first, let's set the scene. We are in Bolognina, an underground and working-class district of Bologna, with all its complexities. To better understand the story of this market, we spoke with Matteo, the owner of the very first spot that opened here, Il Pollaio. Il rapporto tra il Pollaio e il Mercato Albani è un rapporto che è un po' simile a quello che tutti i locali che hanno aperto durante questi anni al Mercato Albani hanno, cioè di riflesso, cioè di riconoscimento proprio all'interno del mercato. Direi molto orgoglio da parte di chi lavora all'interno del mercato per il fatto di essere qua, perché comunque non è un contesto facilissimo il Mercato Albani. And Matteo, we can feel that pride. Being part of a project with such cultural significance must be incredibly impactful. Thanks to these places, Mercato Albani has come back to life, turning into a lively hub that changes throughout the day. Fueled by this energy, we start exploring the market in the morning. As expected, mornings are for grocery shopping. Local families come here to buy fresh food, and the market stays a place of resistance. That's not guaranteed, since like in many Italian cities, supermarkets are taking over. Alright, now let's talk about food. E sono tornato qua a Bologna e mi sono ritrovato per caso in questo mercato in cui non ero mai stato, e è stato un po' un colpo di fulmine nonostante fosse ancora un posto abbastanza sconosciuto. Our first stop is Ligera, or rather, Ligera New Popular Cuisine. They take traditional dishes and give them a fresh, contemporary twist. Niccolò welcomes us with a breakfast that's far from ordinary. Crispy pork rind. Il mercato sta cambiando tanto, quindi è un rapporto sempre in evoluzione. Proviamo a stare al passo con il contesto, cercando di avere, diciamo, una visione anche diurna, quindi avere rapporti anche con le botteghe. Then he lets us try a few dishes made for lunch. In the afternoon, the market changes. The morning stalls close, but the new ones open. It's aperitivo time. The market slowly fills up, and we start to get a better sense of how it works. There is no table service, and the tables belong to everyone. You can grab a slice of pizza from one place, a sandwich from another, and in the meantime, enjoy a glass of wine from yet another spot. We had two aperitivos. Davide, please. We had two aperitivos. We started at Bollore, which in Italian means boil. Nasce dall'idea della lentezza, l'idea di fare le cose con calma, le cose che richiedono il tempo, quindi immaginare per esempio la pentola in cui bolle il ragù, che bolle per diverse ore. We love this philosophy. It makes us feel right at home. So, in this relaxed atmosphere, we enjoy two wonderful vermouths and some shared plates. L'idea veramente della condivisione, di andare al mercato. Quando si va al mercato si va perché è un luogo di scambio, e in questo caso è un luogo di scambio culinario, di bere, ma anche di socialità. And after vermouth, of course, we needed more wine. So we headed back to Il Pollaio to enjoy 2 glasses of wine alongside 2 slices of Lievis pizza.
Perché è una vineria, le persone la chiamano di vino naturale, a me la definizione vino naturale non piace, tanto che appunto il refrain del Pollaio è Natural Wine is Dead. Fondamentalmente il discorso è vini che provengono da un'agricoltura sana e salubre, in cui il rispetto, oltre che per il cliente e per il prodotto, e anche per le persone che vivono intorno alle zone dove il produttore agisce. Do you think it ends here? You know it doesn't. The atmosphere gets louder, the sense of community reaches its peak, and we still have one last stop: dinner. We head to Scordato, where surprise, Greek cuisine takes center stage. In the lively chaos, we don't manage to talk to the owner, but he makes up for it with incredible dishes. Zucchini fritters, stuffed eggplants, fried cod. Unreal. Mercato Albani is a universe of personalities and stories. We've only scratched the surface. Each person we met left us with something. Some the freedom of expression, Others, the spirit of resistance. and some the value of slowness. This market is Bologna. Welcoming, bold, and one of a kind.